guarda. Wow, bellissimo! Ragazzi, siamo in Trentino, siamo nella bellissima Val di Fassa. Abbiamo appena parcheggiato a Muncion, a 1500 metri di altitudine, che è una piccola frazione sopra Pera di Fassa. Adesso abbiamo gli zaini belli carichi, perché iniziamo la nostra salita, dobbiamo raggiungere una meta dove ci fermeremo qualche giorno, ma manteniamo un po' la sorpresa, giusto Andri? Giustissimo Susa! E il paesaggio è subito da cartolina, infatti ci siamo fermati un po' per fare le prime foto perché è veramente bello. Adesso ci aspettano 5 km di strada e 500 metri di dislivello. È una strada asfaltata, però è chiusa al traffico. Praticamente le poche macchine che passano sono dei frontisti, quelli che gestiscono le baite, e i ragazzi che lavorano nelle varie baite. Quindi è comoda da camminare, molto bella, e vi godete subito di un panorama straordinario. Già ci riempiamo gli occhi, ragazzi. In questo video vi parliamo anche di un servizio molto utile per chi ha o vuole aprire la partita IVA. Fiscozen. Dal nostro link in descrizione potrete prenotare una consulenza gratuita con un loro consulente fiscale e nel caso doveste decidere di sottoscrivere l'abbonamento avrete 50 euro di sconto sul primo anno. Ma ve ne parliamo meglio dopo, adesso noi continuiamo la nostra camminata verso la nostra meta sconosciuta. Pensare che stasera dormiamo qua in mezzo è davvero particolare, per non dire emozionante. Vedete qua dietro, allora ci siamo subito fermati per fare delle prime immagini aeree con il drone e ne approfitto per farvi vedere come ci siamo organizzati per arrivare al rifugio senza macchina, quindi tenendo dentro gli zaini i panni per 3 giorni. Questa è la mia borsa fotografica, vedete qua ho messo una borraccia. Qua c'è la Insta e dentro ho un po' di magliette di ricambio che saranno quelle che utilizzerò in questi giorni, praticamente circa una al giorno più una riserva. E qua invece insieme a batterie e caricabatterie ho messo l'intimo, calze e mutande e tutto quello che può servire per l'intimo, oltre ai caricabatterie e alle batterie. E la Susa ha fatto altrettanto, soltanto che la Susa in più ha i crocchetti per tango e altre borracce. Sì, e acque che però comunque sono vuote perché poi sui rifugio possiamo riempirle. Facciamo subito una menzione speciale a una gentilissima signora che ci ha offerto di parcheggiare la macchina nella sua proprietà, perché siamo partiti da Muncion, che è questo paesino un po' in quota, piccolo, fatto di poche case, dove c'è un'unica strada che poi confluisce in questa qua dove si passeggia e quindi tutti lasciano le macchine lungo la strada. Non c'era più parcheggio, non c'era più posto, eravamo un po' in difficoltà anche perché dobbiamo lasciare il van lì 3 notti, per cui era già impegnativa la cosa. Questa signora è stata gentilissima. E è davvero bello sentire subito questa atmosfera di accoglienza che poi caratterizza un po' tutti questi posti. Allora è facile capire perché le persone continuano a tornare e ci sia un'atmosfera bella. Credo che poi alla fine sia tutto collegato. Non è così scontato perché è facile che le persone possano essere un po' infastidite dall'eccessivo afflusso di gente che viene e invade i loro tranquilli borghi. E invece quando trovi così accoglienza, disponibilità, perché capiscono, comprendono che comunque il turismo è vita e secondo me dovrebbe essere la prima industria in Italia, e quando tutto funziona così bene e si crea una bella energia, una bella atmosfera, sei subito inserito in una dimensione diversa. È veramente bello così. È bellissimo. E comunque ringraziamo questa signora perché è stata carinissima. Grazie signora se vede il video. Uno dei simboli più belli che possiamo trovare. Soprattutto in questo momento. Siamo arrivati? Siamo arrivati al rifugio Gardeccia, nel cuore del Catinaccio, il bellissimo Rosengarten. Guardate che spettacolo, che meraviglia, siamo emozionatissimi perché dormiremo proprio qui, proprio di fronte a queste Dolomiti bellissime. Siamo a quota 1949 metri di altitudine e siamo circondati da alcune delle cime dolomitiche più iconiche. Qua ci sono le torri del Violet, i dirupi dell'Arsec e questa sarà per un po' la nostra casa in alta quota, proprio nella terra di Re Laurino, tali sue leggende. Lì c'è il Re Laurino che ci aspetta. Dovete sapere che questa è una struttura storica aperta dal 1902, ma la cosa bella, affascinante, è che è gestita da sempre dalla stessa famiglia, la famiglia De Silvestro, da circa 4 generazioni. Secondo me questa è una cosa spettacolare, bellissima.
I fratelli De Silvestro, quindi bisogna beccare il momento giusto, è qua pieno di gente, lavorano tantissimo, qua c'è Giuseppe e Simone. Dai che bei ragazzi! Guarda che belli, che bella gioventù mezzo. che tira avanti il rifugio. Sì. Diciamo che voi gestite questo rifugio da oltre un secolo. Pensa E che- non è da tutti, direi che ne siete anche tanto orgogliosi, immagino. Tantissimo orgogliosi sicuramente. Ci credo. Ha iniziato il bisnonno nel 1902. Prima era una piccola malga, diciamo, portavano le vacche al pascolo qua e dormivano qua. Poi appunto i primi del Novecento hanno iniziato a arrivare alpinisti dalla Germania, sia a studiare la roccia perché abbiamo la Dolomia qua, Certo. e anche arrampicare. Allora è nata l'esigenza del rifugio. Beh, i ragazzi ci hanno fatto vedere un po' di foto troppo belle, si sente proprio la storia di questo rifugio, che consiglio di venire tutti a vederlo. E questo oggetto, Giuseppe, ci ricorda il centenario. Il centenario. E guarda, mi piace i 100 anni di impegno e amore per la montagna. Siamo entrati e adesso vi facciamo vedere la nostra stanza. Guarda che bellina, Andri! È coccolissima, proprio in stile alpino con tutto questo legno, una bellissima finestra sulle Dolomiti. Fantastico. Poi abbiamo un lavandino, questo è comodo, perché ricordo che il bagno lo abbiamo in comune con gli altri ospiti, sempre sullo stesso piano. E qua ragazzi abbiamo il WC in questa porticina. Eccolo qua, bello pulito. E di qua la doccia, separata. Ogni piano ha i suoi servizi. Poi ragazzi, guardate qua, abbiamo lenzuola e anche piumino. Cosa vuol dire? Meno peso sullo zaino, non dobbiamo portare il sacco a pelo, il sacco lenzuolo. E ci sono camere da 2, da 3 e anche grandi camerate. E poi c'è anche un pensierino per Tango. E qua gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. E se la Susa fa le foto battiamo le mani. Ragazzi, guardate che bella visuale che abbiamo qua dalla finestra della camera. Il sole è appena scomparso, ancora si riesce un po' a vedere le Dolomiti che brillano di questa bella luce riflessa. Domani partiamo alle prime luci del mattino e andiamo a fare una bella escursione. Non vediamo l'ora di farvi vedere tante belle immagini. Eccolo là. Che meraviglia della nostra camera. Notte Dolomiti, ci vediamo domattina. Ci ha speso una giornata da campioni. Guardate che mi smonti se dai ste botte. Ciao, Dopo una bellissima colazione, ragazzi, siamo partiti. Stamattina fa un freschino. Ho le mani congelate. Allora, adesso andiamo in direzione Torri dei Violet, perché qua, ragazzi, è pieno di percorsi bellissimi, tra i più belli della Val di Fassa. La prima tappa è Rifugio Violet e ci mettiamo circa 50 minuti dal nostro rifugio. Saliremo, non so, si arriva a quota 2002 circa, quindi saliamo di poco. Il percorso parte dentro questa valletta e c'è un po' di bosco, un po' di abeti, ma non è un bosco qualunque, ragazzi, perché basta che buttate l'occhio oltre le punte degli alberi e vedete queste cime, queste creste incredibili che ci contornano a destra e a sinistra. È come una corona e dentro questa corona c'è il rifugio da dove siamo partiti e poi la valle va per lungo, sempre in alto. All'inizio è molto dolce, quindi è molto bello e facile da fare. E quando siamo arrivati a Rifugio Violet decideremo cosa fare, se andare a Rifugio Re Alberto, da dove si vedono le torri proprio sotto, o Rifugio Passo Principe. Facciamo i fumi, Sì. Guarda. È un freddo. Saremo intorno ai 10 gradi Un po' metti in i ombra, guanti. sì. Metti i guanti? È freddo alle mani? Ho un freddo, siccome ho già preso i geloni e ho una circolazione pari a schifo nelle mani, Faria schifo. pari a schifo, sono già congelate Vai, metti. come pieno Sì, inverno. sì, ma è freddo, anch'io ce l'ho congelate le Cioè, mani. ragazzi, siamo in piena estate, non per dire. Nel nostro orologio biologico c'è un casino. Un mese fa eravamo all'Elba a fare il bagno estate, poi siamo arrivati sull'altopiano, freddo inverno, Poi un caldo della... poi è arrivato un caldo della Madonna, adesso di nuovo freddo inverno. Ti incorniscio in un panorama incredibile. Beh, più belle di queste cornici non ce ne sono, Guarda che bello il rifugio Preus. È un rifugio più bello di quell'altro. E intanto guardate che vista che abbiamo conquistato. Vedete ragazzi questo bel canalone qua? Da qua si parte per andare a Rifugio Re Alberto, che è quello che offre una vista privilegiata sulle torri del Violet.
perché è una composizione perfetta, il punto forse più fotografato. Il problema è che nella parte alta ci si aiuta un po' perché è molto pendente con dei ferri sulla roccia, non è una vera e propria ferrata, insomma è fattibile. Non è fattibile per i cani, o meglio, ognuno conosce il suo cane. Se avete un cane abituato alla montagna forse potreste anche provarci, perché abbiamo sentito di 2 cani che sono andati. Il problema è che noi con Tanguito non possiamo rischiare, non ci fidiamo, perché lui è un patatuone. Sì. E specialmente in discesa chissà se si butta giù a bomba. Se si butta a bomba arriva giù. E allora Susa, andiamo dritti e andiamo a vedere il Passo Principe. Andiamo a vedere il Passo Principe, che è bellissimo. Mi dispiace perché le torri sono bellissime, ma magari si vede qualcosa col drone, Andri. Non lo so, vediamo. Da un'ora, per chi vuole farlo, su di lì. Noi proseguiamo dritti. Abbiamo chiesto conferma a un ragazzo che veniva giù e ci ha detto sì, per il cane meglio di no, meglio evitare. C'è un punto alto, potrebbe anche andare su, ma è difficile scendere dopo. Verissimo, però alla fine troviamo anche la soluzione per arrivare su a Realberto, per cui restate lì che tra un attimo vi facciamo vedere anche quel tratto di percorso. Guarda, sono senza parole, Andy, perché trovarle tante belle così tutte insieme è difficile. È anche pieno di marmotte. Adesso noi entriamo qua dentro, in mezzo a questo vallone qua, a questa sella, c'è il rifugio Principe. Una dolomite più bella di quell'altra, Andri. Qua si sale piano piano, Sì. è molto dolce questa salita. È bella. dolce, non ve ne accorgete, eppure sono 650 metri di dislivello dal Gardeccia fino al Principe. Quindi no, pochissimi. No, dai. e andata e ritorno sono circa 10 km. Un po' di ghiaccio inaspettato, Abbiamo superato i 2600 metri, Andri. Cos'è? Falegnami di alta quota? Forse. È un pazzo di neve. Andiamo a curiosare il rifugio dentro. Bellino. Ciao. Ciao. Ho preso un bel tè caldo, ma Andri mi sa che ha fatto mesi di me. Io ho preso una bella cioccolata densa, che è densa di brutto questa. Bella! Guarda che bella che è. Ma come vanno su lì? Ora ve li faccio vedere. Vanno su in una maniera. Merenda fatta, torniamo giù e vediamo quel che succede. Vai, vai, qualcosa ci inventiamo. Abbiamo pensato a una piccola variazione sul programma, dato che siamo qua e c'è l'occasione di arrivare anche su al Realberto. Non vorrei perderla questa occasione, soprattutto non vorrei perdere l'occasione di portare queste belle immagini sul canale, perché forse è una delle più iconiche delle Dolomiti. E dato che non è tanto infattibile, mi sento ancora un po' di gambette, abbiamo deciso che ci separiamo, per cui la Susa sta con Tango qua, perché come vi abbiamo detto prima per i cani non è consigliato, e io vado su e faccio queste immagini, quindi mettiamo questa piccola cartolina extra della parte del Realberto. Ok, adesso in teoria arriviamo giù di lì, salgo su dietro questa montagna e poi dietro c'è la valle con le torri del Violet. Nel frattempo, mentre io mi avvio su, la Susa vi parla dello sponsor del video di oggi. Aprire la partita IVA può sembrare complicato, per questo ti consigliamo di affidarti a Fiscozen, un servizio online che ti segue passo passo fin dall'inizio. Se sei un libero professionista, con Fiscozen apri la partita IVA in 72 ore. Una volta aperta avrai un commercialista dedicato a cui potrai scrivere via mail o comunicare telefonicamente in ogni momento. Dichiarazione dei redditi inclusa, modelli F24 già pronti, promemoria per tutte le scadenze, fatturazione elettronica illimitata. Inoltre avrai anche una dashboard online dove potrai controllare direttamente in tempo reale tasse, contributi e fatture. Se volete saperne di più, vi consigliamo di prenotare una consulenza gratuita e senza impegno con un loro consulente fiscale tramite il link che trovate in descrizione, e nel caso doveste decidere di sottoscrivere l'abbonamento avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno. Grazie a Fiscozen per questa nuova interessante opportunità. Qua si va su a Realberto. Ok, Susa, ci salutiamo qua. Io tengo Tango in sicurezza e lo porto a giocare e fare un po' di escursioni qua attorno. E ci vediamo tra un paio d'ore circa, ok? Ok, a dopo. No Tango amore, te rimani con me.
Ciao Andri! No, Tanghino piange. Ciao. Eccoci qua. Ok, adesso su di lì. Passo così. Ecco, vedete com'è? Ci sono questi passaggi stretti con la fune di ferro, ma poi ci sono dei bei canaloni e se un cane fa un passo in più, prende la rincorsa, va sul vuoto. Per cui proprio cani no. Poi per carità ognuno conosce il suo, le potenzialità, per cui però secondo me lo mettete a rischio. Forse un cagnetto piccolo che vi sta sullo zaino. Qualche tratto è interpretazione, a scelta libera. Si va sui sassi. Allora, qua siamo in ferratina un po' più seria. Ci siamo quasi. Bella arrampicata. Sì, è molto tecnica, il percorso va anche un po' interpretato. Guarda, ho la bocca impastata. Ecco, 2 cani, toh. Per cui che vuoi dire? Beh, io lo sconsiglio. Noi vi diciamo questo, poi ognuno si regola per conto proprio. Eccolo, rifugio Re Alberto a vista. Ciao piccolo, bravissimo sei stato. 48 minuti Andrico e su Re Alberto. Gambe divelte, disfatte. Serviva l'esoscheletro oggi. Wow. Wow. Vado subito a cercare lo spot più iconico, che è quello sul lato di là. Che morbida, quasi quasi mi tolgo le scarpe, sembra la sabbia del mare. Peccato che sia prosciugato, perché una delle foto più belle è proprio quella del rifugio che si riflette sullo specchio d'acqua, con dietro le 3 guglie del Violet, che vi ricordo in realtà sono 7 le scimmie, però da qua ne vediamo 3 e siccome questa è una foto molto iconica che fa il giro del mondo si tende a pensare che siano 3. Ecco qua, guardate che meraviglia. È uno spettacolo anche così però, in questa veste lunare. No, ne valeva la pena, sono proprio contento di essere arrivato fin qua. Adesso faccio 2 immagini e poi torno giù dai ragazzi. Sapevo, ne è valsa assolutamente la pena perché avete visto che razza di immagini. Ho trovato questi rocciatori, bellissimo, bellissimo. Mi dispiace che la Susa non sia potuta venire, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Missione compiuta, cartolina fatta ragazzi dalle torri del Violet. Adesso sono le 2:05 e torno giù dalla Susa e da Tango. Ci vediamo tra un po'. Ciao, siamo venuti a prenderti! Che bello! Grazie! Ciao Tango! Abbiamo conosciuto
un sacco di gente. Bello! Ma siete da soli, venite con noi! È facile qua conoscere gente, Madonne. Guarda che Non ho orda. mai conosciuto tanta gente come oggi. Adesso raga subito doccetta perché sono un po' stravolto. Penso di Infatti aver oggi di fatto chilometri. più di 1000 metri di dislivello. Penso oggi sì. Sì, ok, doccetta e poi ci prepariamo per una bella cena che ne ho bisogno. Ci rimettono al mondo qua. Altro ovetto? Sì. E una bella pastina con le farfalline e i funghetti. E per me gli spätzle, un classico della montagna. Assaggio la tua. Delicata. Ma sono finferli? C'è un po' di misto. Ho sentito un finferlo. C'è un misto. Adesso assaggio. Assaggia i tuoi. Mamma che fame che ho. Buonissimo. Io ho una selezione di formaggini. Formaggi trentini. Ora, raga, perché registra la Susanna, vado con la forchetta e col coltello. Ma appena stacca la telecamera vado con la mano così. Cioè proprio fai paura. Mo di trovo di proprio grande. Buono. E per finire un bel ciambellone fritto con marmellata ai frutti di bosco. Cacchio, brucia? No, è buonissimo. Questo è guadagnato oggi, anche se fa tanto male, scusa. Mi piace camminare perché poi ti guadagni questi momenti. È vero o no? Sì. Poi la stanchezza dopo la camminata. Raga, ci vediamo domani mattina e noi andiamo a letto appena finito questo. Ciao! Va nel boschetto. Adesso si eccita tutto. Dove andiamo stamani, Susa? Oggi andiamo a Ciampedie, che è considerato proprio il balcone sulla Val di Fassa, quindi penso che godremo di un bellissimo panorama, tanto per cambiare, perché qua panorami bellissimi ce ne sono tantissimi. E andiamo nella direzione opposta rispetto a ieri. Ieri siamo andati sulla valle là, in mezzo alle montagne. Adesso giriamo intorno di qua, ci affacciamo dalla parte opposta. Ah, che buona l'acquetta fresca! Siamo in un bellissimo boschetto, ragazzi, il panorama è completamente diverso da quello di ieri e non abbiamo dislivelli, il sentiero è fattibile per tutti e circa in 45 minuti dovremo arrivare a Ciampedie. Siamo arrivati a Ciampedie, ragazzi, è una terrazza bellissima, siamo circondati dal Catinaccio, dal Latte Mar, dalla Marmolada, dal Sella, è veramente uno spettacolo, tanto che in ladino Ciampedie significa campo di Dio, ci sta Qui si parla ancora il ladino in Val di Fassa, non è un dialetto locale, è proprio una lingua di minoranza etnica. Beh, Andri, qui è uno spettacolo veramente, circondati da tutte queste montagne, da queste cime dolomitiche. Quante persone arriveranno qua al giorno? Ma penso, non le so Migliaia. quantificare perché devono essere tantissime. Tra l'altro potete arrivare tranquillamente a Ciampedie con la funivia che parte da Vigo di Fassa e in 3-4 minuti siete già su. Tra l'altro è una valida alternativa per andare fino al nostro rifugio Gardeccia, perché da Vigo di Fassa arrivate qui a Ciampedie 45 minuti a piedi e siete a rifugio. Noi abbiamo preferito molto salire da Muncion perché era più affascinante raggiungere il rifugio a piedi. E da Ciampedie, che è un bel punto di snodo, partono tantissimi percorsi. Noi vi consigliamo di intercettare quello che porta qui a Malgavael, perché da prima parte nel bosco, è molto bellino, poi c'è un punto panoramico in una scengia che si affaccia un po' sul vuoto, che vi regala sicuramente delle foto particolari. Sì. Occhio per chi soffre di vertigini. Siamo in un canyon, Susa. Hai visto che roba? Hai visto sto punto panoramico? Sì. Guarda là. Da vertigo. Ma questo vallone è incredibile, È bello, guarda lì. Passato quel tratto là, tornate ancora nel bosco e arrivate qui alla Malghetta, dove fanno servizio, per cui potete fermarvi tranquillamente qualche minuto, bere, mangiare, guardarvi gli animali che sono in giro, perché eccolo. È arrivato, abbiamo lo spettatore. Cioè, sono troppo belli gli asinelli. Adesso quasi quasi mi prendo un bello yogurt con il latte loro, con le noci e il miele. Che meraviglia! Ma bello visto così, Sì, deve essere anche tanto buono. Yogurt della Malghetta con le noci, il miele e sambuca. Cin. E io invece, ragazzi, torta del giorno, mele, noci e un bel po' di panna, vabbè. E tè nero. Un bel tè caldo oggi.
Quasi quasi. Lo prendi anche te dopo. Ragazzi, tra un attimo vi diciamo i costi di questo soggiorno e vi salutiamo con Simone che è là che ci aspetta. Ne approfittiamo intanto per ringraziare Fiscozen che ha offerto questo video. Nel link in descrizione potrete prenotare una consulenza gratuita con un loro consulente fiscale e nel caso doveste decidere di sottoscrivere l'abbonamento vi ricordo che avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno. E grazie Fiscozen. Dai Simo, ciao Simone! Ciao Simo! Dal Gardecia con Simone qua vi salutiamo, il tempo a nostra disposizione è scaduto, sono state 2 giornate veramente belle e intense e contiamo sul fatto di avervi trasmesso un po' le sensazioni che si possono vivere qua in rifugio, vero Simone? Ma sì, noi speriamo vi siate trovati bene. Benissimo, grazie tante Grazie per l'accoglienza e ragazzi davvero anche una menzione speciale alla cucina perché si mangia davvero bene. Il papà Mario non è voluto apparire però noi sappiamo quanto è bravo in cucina, mi ricorderò per sempre le uova col formaggio, quelle patatine. Piatto tipico. Piatto tipico, grazie Simone, siamo stati benissimo. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale, ciao a tutti! Ciao. Costi per questo soggiorno, mezza pensione 79,50 € a testa, quindi con colazione e cena compresa. E in più c'è un contributo, una tantum per un animale, quindi per tango, che sono 10 €. Un prezzo molto giusto direi, conveniente perché vi ribadisco anche la grandissima qualità e quantità che trovate in cucina. E poi bello. trovare un rifugio dove avete la stanza tutta per voi, insomma. Sì, c'è questa bella opzione qua. Poi l'esperienza di vivere in rifugio, dei giorni vi catapultate completamente e fin da subito in un'altra dimensione. Noi vediamo le persone quando vanno giù con l'impianto, la montagna un po' si svuota, noi invece restiamo qua e quindi restiamo nel mood e vivrete questa cosa qua, non staccherete mai dalla montagna, quindi già 3 giorni vi metteranno dentro una pace, una sensazione tornerete bella. a casa super carichi ragazzi dopo 3 giorni qui. E io voglio approfittare anche di ringraziare tutti i ragazzi che lavorano al Gardecia, siete stati favolosi, tutti quanti. Grazie ragazzi ancora di nuovo, ciao!